bentornati a EU Factor, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea. Oggi ci dedichiamo a celebrare i vincitori del nostro concorso fotografico #LaTuaEuropa, che sono stati premiati ai chiostri di San Pietro e di Reggio Emilia nell'ambito del Festival della Fotografia Europea. I chiostri di San Pietro, che chi ci segue conosce già, avendo visto la storia di coesione ancora disponibile su www.eufactor.it, sui laboratori aperti dell'Emilia Romagna, sono stati il teatro di questa premiazione il 10 giugno del 2023. Una premiazione che è partita dalle scuole che erano parte del concorso e parte dei partecipanti allo stesso. Il primo premio era una visita a Roma all'Europa Experience David Sassoli con relativa simulazione dell'Europarlamento, di cui vi abbiamo già parlato, e a vincere questo particolare premio la classe quarta U del liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno, provincia di Bologna. Facciamoci spiegare la loro foto e il senso che le hanno dato nell'ambito del concorso di EU Factor. Una delle mie passioni è la fotografia, mentre la sua è la scrittura, quindi abbiamo appunto deciso di unire queste nostre passioni e la foto ho deciso di rappresentare le ciclabili della nostra città, cioè Bologna. Ho deciso appunto anche di rappresentarla in una ciclabile dove si può intravedere la porta Saragozza, perché è comunque uno dei simboli di Bologna, e ho voluto rappresentare nella foto anche unione, anche per rappresentare appunto l'Europa. Inizialmente la foto doveva essere accompagnata da un articolo che ho scritto per un giornalino della scuola e per questo, dato che riguardava l'Europa e comunque la mobilità sostenibile, abbiamo deciso di portarla anche per questo contest. Ringraziamo allora Stella Stocco e Melania Costanzo, le due studentesse della quarta U dell'Istituto Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno, per aver partecipato alla nostra premiazione, e poi parliamo anche della menzione speciale, il secondo premio destinato a una classe di Parma dell'Istituto Superiore San Vitale, che hanno scoperto che nella loro città, Parma appunto, ci sono intere vie, un quartiere dedicato ai paesi membri dell'Unione Europea, ma anche di quei paesi che dell'Europa fanno parte pur non essendo membri dell'UE in senso stretto. C'è la Gran Bretagna ovviamente, unico paese ad aver lasciato l'Unione Europea, e c'è anche la Svizzera che è geograficamente, culturalmente, socialmente in Europa, anche se non fa parte dell'UE. Sentiamo Davide Palumbo, Alessandro Caraturo e Davide Cavalli della classe quarta B. Volevamo raccontare come queste appunto strade stavano vicine, come a simboleggiare l'unione dei paesi dell'Europa, appunto, che hanno sempre bisogno degli altri e devono appunto stare vicini e lavorare insieme. Noi abbiamo appunto cercato di rappresentare l'Europa abbattendo i confini politici, infatti viviamo appunto in un periodo in cui ci sono molti conflitti appunto a livello politico. Noi abbiamo cercato di rappresentare l'Europa geograficamente, abbattendo qualsiasi tipo di confine. Per i ragazzi del San Vitale il premio di consolazione, per così dire, è essere non solo ospiti di una prossima pillola di coesione di EU Factor, ma addirittura co-conduttori, quindi io non vedo l'ora di cedere loro il posto qui al touchscreen per condurre una prossima puntata di EU Factor. Sono invece diventate un calendario le foto degli altri partecipanti, quelli che non fanno parte delle classi degli istituti superiori, e le hanno caricate su Instagram accompagnate dall'hashtag #LaTuaEuropa. I partecipanti sono stati tantissimi, abbiamo dovuto selezionare tra quasi 200 foto le 12 migliori. Ed ecco qua il calendario di EU Factor, che all'interno, mese per mese, ha le foto vincitrici di questa particolare edizione del premio. Due di queste vincitrici sono a metà via tra i due mondi ai cui si rivolgeva il concorso fotografico LaTuaEuropa. Sono professoresse, vengono da Anzio, nel Lazio, si occupano di progetti europei e hanno partecipato con le loro fotografie non appena hanno saputo che il concorso era stato indetto. Andiamo a conoscerle. Io ho partecipato con 3 fotografie, 2 fra le altre cose sono state selezionate per questo calendario che avete realizzato, e in una ci sono 2 ragazzi, una ragazza turca e un studente della nostra scuola, e partecipavano ad un workshop per preparare la pizza e la pasta fresca. Nell'altra ci sono 2 colleghe che hanno partecipato ad una mobilità Erasmus in Polonia nel mese di aprile, e mentre camminavano, eravamo ad Auschwitz, Birkenau, e indossavano lo zainetto che la collega polacca ci aveva donato proprio con
il logo dell'Erasmus Plus, quindi ci sembrava assolutamente pertinente. Noi siamo l'Europa, non è che noi siamo nell'Europa, noi siamo proprio Europa. La foto, quella che sono stata contentissima e selezionata, è perché proprio avevo mandato la Porta d'Europa di Lampedusa, che è il posto più a sud che noi abbiamo e che forse dobbiamo considerare proprio molto di più. E piano piano i ragazzi, io vedo attraverso queste mobilità Erasmus, dove tornano sempre con entusiasmo, con nuovi contatti eccetera, credo che si crei proprio quello che per noi oramai è un passato, ma per loro potrebbe essere proprio il presente e la convivenza di essere Europa, di non avere le barriere né mentali né fisiche. Chiudiamo dunque il concorso fotografico di EUFactor, #La tua Europa, e ci proiettiamo verso un altro evento in corso a Rimini, si intitola We Make Future, e nell'ambito di questo evento c'è anche il nostro evento, l'Hackathon, una maratona di 36 ore nella quale un gruppo di giovani senza sosta lavorerà alla definizione di un nuovo piano di comunicazione delle politiche europee, di coesione e non, per renderle più note alla popolazione che, come abbiamo detto più volte nel corso di EUFactor, non è che le conosca tantissimo, soprattutto in Italia. Questi giovani dovranno realizzare un progetto che poi finirà sui tavoli del Parlamento e della Commissione europea per essere valutato e magari preso a esempio. Ne approfittiamo anche per parlare della nostra committenza, del mondo cooperativo, che è fortemente interessato alle politiche europee e di fatto le usa come filo conduttore per le proprie attività, e soprattutto le idee dei giovani guarda con particolare interesse. L'Unione Europea sta inserendo moltissimi fondi su quello che è il percorso dei giovani, quindi l'innovazione digitale, l'innovazione ecologica, che dà prospettive ai ragazzi sia da un punto di vista proprio della vita, del poter vivere in un mondo, in un ambiente differente, ma anche dal punto di vista proprio dell'occupazione. E per la cooperazione è importante perché uno dei fondamenti della cooperazione è l'intergenerazionalità, quindi per noi è fondamentale lasciare alle giovani generazioni delle prospettive di crescita, delle prospettive di sviluppo democratiche e sostenibili, per cui il progetto EUFactor per noi sembrava un gradino importante da salire in questo percorso. Abbiamo visto appunto queste due immagini che i ragazzi, insieme alle 1500 parole che hanno accompagnato questa loro produzione, dove davvero i giovani hanno una visione che trascende i confini dei singoli stati, stanno iniziando a proiettare il loro futuro nell'Europa, pensandola come un grande stato federale o comunque un insieme di vari soggetti, di varie anime, di varie culture che possono raggiungere obiettivi comuni. Siamo noi forse quelli più in difficoltà, dobbiamo lasciare più le redini ai ragazzi. E Hackathon va proprio in quella direzione, ma ne parliamo la settimana prossima. Per ora EUFactor termina qui.